Nel 1955 Gianni Lancia abbandona per sempre il mondo della Formula 1, in seguito all'orribile scomparsa del suo pilota di punta Alberto Ascari. Cede 6 Lancia D50 alla Formula 1 e il suo imbattibile progettista Vittorio Iano alla scuderia Ferrari. Ed è quello il punto di incontro dei due marchi per la prima volta. Negli anni 70 Lancia ha una piccola rivincita, precisamente nel 72, quando è pronta la Stratos e Enzo Ferrari non vuole cedere il V6 del Ladino per quella che sarebbe diventata poi una leggenda assoluta del mondo del rally. Cosa succede? Lancia minaccia, tra virgolette, non troppo, di utilizzare il V6 Maserati, quindi della Indy e della Merak. Come ben sapete, in quel periodo Maserati non era un marchio italiano, ma apparteneva alla Citroën, e Fiat non avrebbe potuto assolutamente permettere questo legame Francia-Lancia nel mondo delle competizioni e dei rally, e fu così che Lancia ottenne il V6 del Ladino. Si continua negli anni 80 con la LC2 che montava un V8 di origine Ferrari in versione turbocompressa, un mostro sputafiamme. Arriviamo al 1986. Il progetto è incredibile nel vero senso della parola. Sulla Lancia Tema andrebbe montato un 3000 V8 di derivazione Ferrari 308 e Dino. Da qui il nome 832, 8 cilindri, 32 valvole. Quindi 32 non è la cilindrata di 3002, il motore era un 3000. Con una grande differenza: l'angolazione del manovellismo sulla Tema è di 90 gradi anziché 180. Ha un rumore molto più muscoloso e rozzo come i V8 americani. Un rumore da scoppi alternati, quindi, come dicevamo, per differenziare anche sonoricamente la Tema Ferrari dalle Ferrari 308 e Mondial. 1986 dunque, la macchina è già ordinabile e va pagata per intero. Costa esattamente il doppio di una Tema 16 valvole, un appartamento. Per il collaudo di questo modello della Tema 832 sono stati interpellati non solo piloti e collaudatori, ma anche 3 personaggi storici molto importanti per il periodo in cui la Tema nacque, quindi la fine degli anni 80. Il vicepresidente di Fiat Umberto Agnelli, a cui venne affidata una 832 di colore blu, Cesare Romiti, che ebbe il compito di collaudare un esemplare grigio, e Vittorio Ghidella, amministratore delegato di Fiat Auto, una 832 color amaranto. La consegna al cliente di questa 832 era di per sé un evento, doveva avvenire in Borgo San Paolo a Torino, dove venivano allestite anche le limousine, ed era speciale come il modello, quindi al cliente veniva consegnato uno speciale cofanetto in radica nel quale era custodito il dépliant della vettura. Ma era giustificato tutto questo clamore per una berlinona a trazione anteriore con un motore Ferrari in un periodo storico in cui nessun costruttore se la passava effettivamente troppo bene. Quello che mi sono sempre chiesto io, e che sicuramente vi siete chiesti anche voi se non avete avuto il privilegio di provarla, è: ce la faceva o no a gestire questo motorone? Prima di tutto, già che questo motorone c'è, è un godimento assoluto, e sentirselo palpitare davanti a questo cruscotto con i strumenti Ferrari a fondo giallo e fondo scala arancione, con questo volante inclinato proprio come si usava fare sulle supercar, non sulle berline, e tutta la costruzione molto esotica dell'abitacolo, sono una gran soddisfazione per la vista e per i sensi. Buttando giù l'acceleratore sul dritto e facendo cantare questo V8 che non fa capire le sue intenzioni fino a che non si inizia veramente a superare i 6000 giri, il suono è una bellissima via di mezzo tra il sincopato delle muscle car americane e i nostri bei V8 piatti e sinuosi. Chiaramente è la primissima cosa che si nota in questa macchina, è difficile pensare ad altro oltre il motore, oltre a quello che si vede a primo impatto. Ma devo dirvi che la seconda cosa più sconvolgente, più interessante, quella che mi fa subito iniziare a
farmi un'opinione di questa macchina è lo sterzo. Non avrei mai e poi mai creduto che avrebbe avuto uno sterzo così leggero e semplice da usare. Si vede che è una macchina collaudata da dirigenti d'azienda, ma sicuramente con il pallino di emergere sugli altri e di sopprimere gli altri, perché con questa, in quel periodo, sul dritto si andava ad eliminare totalmente tutte le altre berlinone. La sorpresa quindi è che iniziando ad affrontare le curve, non esagerando ovviamente, non c'è da sfidare la fisica più di tanto, le ruote anteriori seguono abbastanza quello che gli viene detto. È un altro mondo, questa è una macchina di rappresentanza e non c'entra nulla con lo sport, non è una macchina sportiva. Tolto il primo dubbio, che è quello che mi preoccupava di più, quindi gira questa macchina? Sì. È abbastanza complesso invece da utilizzare il cambio, molto meno ovviamente dei cambi che utilizzavano 308 e Mondial, considerato il fatto che parliamo di una macchina del 1987, mia coetanea. I leveraggi e gli innesti delle marce non sono pessimi, sono complessi, si capisce dopo qualche ora come realmente va utilizzato il cambio, e ci sono dei movimenti molto precisi che bisogna fare, altrimenti le marce entrano male. Quindi i comandi di frizione e cambio vanno dati con una grande secchezza, soprattutto nel passaggio da seconda a terza marcia. Tolta la seconda e inserita la terza, con un unico movimento che però ne prevede praticamente 3. Se pensate di essere abituati a farlo con altre auto, sappiate che con questa dovreste ricominciare da capo. Non ci metterete molto se siete abituati a cambi difficili come erano i Ferrari anni 80. Questo non è un cambio di quel genere, molto diverso, ma è uguale il fatto che bisogna adoperarlo con decisione. I freni, ha un sistema di ABS che non comprendo assolutamente, non capisco, non ho idea di cosa voglia da me questo ABS, frena veramente come gli pare, è un disastro. Quindi non vi fate venire in mente grandi frenate di emergenza, se ne comprate una e avete in mente di sbrigliare il motore, fatelo dove ci sono quelle vie di fuga per camionisti. L'ho lasciato per ultimo perché, come potete immaginare, il discorso assetto non è proprio il suo forte. Come va in curva una macchina costruita in questo modo? Beccheggio, rollio, qualunque altra parolaccia vi venga in mente per descrivere una macchina dalla dinamica curiosa. Non è una questione di troppo peso sull'anteriore, ci sono macchine che hanno motori anche più pesanti all'anteriore vanno molto meglio, si tratta proprio di componentistica. Non è colpa sua, povera Tema, e comunque lei ci prova, e anzi devo dire che ci riesce anche abbastanza se vi scordate come va davvero una macchina sportiva. Quindi senza dubbio potrebbe battersela con molte ammiraglie disponibili al listino oggi, problema che chiaramente non si pone perché non troverete qualcuno così fuori di testa da mettersi a sfidare uno con una 832, sapendo benissimo che tra gli optional della macchina c'erano mitragliatrici e pale da sepoltura.